questo qua Ben trovati su No Grip. Oggi siamo alla Urban Wall con Paolo. Buongiorno a tutti. Grazie per ospitarci. Innanzitutto sono Paolo Morandi, sono il presidente dell'associazione Kundalini che gestisce la palestra Urban Wall. È una palestra nata nel 2013, nel 2018 inizialmente si chiamava Rock Spot e nel 2018 invece c'è stata una divisione con Rock Spot e siamo diventati ufficialmente Urban Wall. E dal 2018 fine 2018, inizio 2019 sono il presidente dell'associazione e gestisco la palestra. Facciamo un giro, ci fai vedere cosa offre la palestra? Sì, allora nel 2000, esattamente dopo la pandemia, è nata la torre, questa torre centrale, dove ci sono circa 26 catene e dove soprattutto è stata fatta la parete speed dietro per permettere a tutte le nazioni, compresa quella italiana, di allenarsi anche sulla parete speed. L'altezza massima? L'altezza massima è tra i 18 e i 19 metri, quindi vuol dire sono 13-14 rinviate. E nella torre qua, nata appunto 2 anni fa, l'inclinazione massima è sui 25 gradi in alcune parti, nell'altra invece è più soft, diciamo dai 10 ai 5 gradi. Esattamente penso nel 2018 è stato fatto anche questo ampliamento di una zona didattica dove si fanno soprattutto i corsi, le lezioni, con la scuola d'arrampicata sia per bambini che per adulti. Che cos'è quella strana struttura? Questo è un castello che noi chiamiamo didattico, dove ci sono posizionati i rinvii, le soste che trovate in palestra e le catene che trovate in palestra. Questo per far imparare alle persone sia le rinviate che cosa affronteranno a un'altezza ai lati di 14 metri, giusto perché a terra è una cosa, ma come sapete benissimo a 14 metri è un'altra cosa. Quante catene ci sono più o meno? Ad oggi abbiamo all'incirca 130 catene e quindi attualmente ci sono un po' più di 200 vie da poter scalare, insomma. Il nostro staff è composto da all'incirca 33 persone, sono 18 istruttori, 6 persone alla reception, 5 persone al bar. E oltre ad avere 5 tracciatori, ovviamente. Siete diventati centro federale, sì. Quindi girano, credo, diversi atleti. Sì, allora nel 2023 siamo stati centro di preparazione invernale per le Olimpiadi per gli atleti della nazionale italiana. Quest'anno siamo ancora centro federale nel 2024, solo per quanto riguarda la preparazione lead e speed. Con questo noi aiutiamo la federazione comunque a crescere e a portare avanti l'idea di qualificarsi per le Olimpiadi, dove adesso sappiamo che solo Zurloni è qualificato, ma spero che tipo Laura o Camilla o altri possano avere il ticket per andare a Parigi quest'anno. Quindi Speriamo. Allora, abbiamo tantissimi partner, li cito tutti, abbiamo North Face, Bratz, Mammut, Laspo, Vibram, Petzl e All You Need, con cui collaboriamo e facciamo un sacco di eventi. L'ultima volta per la nostra occasione abbiamo fatto il compleanno dei 10 anni a settembre, ci ha aiutato in North Face ed è stato un bellissimo evento con un sacco di persone e con atleti portati anche da loro, tipo Jacopo Larker, tipo James Pearson, un sacco di workshop con loro e è stato divertente.
Gabriele Moroni da noi è il capo tracciatore, quindi gestisce tutta la parte dei tracciati della palestra, Sia lead che boulder. sia lead che boulder. Sì. Oltre che organizza anche a livello logistico, in questo caso come abbiamo ricordato prima, nella federazione, quando vengono i tracciatori per tracciare dei tiri duri, dei percorsi duri per gli atleti della nazionale per potersi allenare. Ciao, io sono Stefano. Io sono Michele e anch'io faccio sia il tracciatore che l'istruttore. Principalmente traccio corda. Io traccio prevalentemente boulder, negli ultimi anni ho iniziato anche con la corda. Cerco di essere sempre su movimenti tecnici, cerco di fare meno dinamici possibili, anche se ogni tanto cerco di invogliare la gente con per stimolarla, perché secondo me l'evoluzione dell'arrampicata saranno i dinamici anche con movimenti di lancio, una scalata più veloce rispetto a quella che richiedono adesso. Tento di variare il più possibile lo stile, quindi magari per un periodo vado su tiri più di tacche o più di svasi, e quindi così tento di dare stimoli sempre diversi alla clientela, e poi è più stimolante anche per noi tracciatori non montare sempre la stessa roba. Ciao, mi chiamo Andrea, sono il responsabile degli istruttori. Abbiamo i corsi dei bambini, partendo dai più piccolini, la propedeutica, quindi i bambini da 4 ai 6 anni circa, per poi passare ai corsi base under 10 e under 12, quindi i bambini che vanno dagli 8 ai 12 anni. I livelli intermedi, sia con bambini piccolini che con ragazzini un pochino più grandi, quindi stiamo parlando di ragazzini dai 12 ai 16 anni, e le scuole alla mattina, maggioranza sono scuole medie, che vengono da noi a provare che cosa vuol dire avvicinarsi a questa disciplina in sostituzione alla loro ora di educazione fisica. Il corso base under 25, per poi arrivare al corso, per l'appunto ai corsi adulti alla sera, che si dividono in due, i corsi base e i corsi intermedi. Sono dei corsi da circa 6 giornate l'uno, 2 ore per lezione. Il corso base ti insegna a essere in sicurezza in palestra, quindi a maneggiare tutto il materiale, riuscire a scalare in coppia da primo e da secondo. Il corso intermedio ti dà un'indicazione di che cosa vuol dire scalare, quindi parliamo di tecnica di arrampicata. C'è anche un terzo livello, il corso avanzato, che è per chi cerca di cimentarsi più con una questione di allenamento che con una questione di imparare la tecnica d'arrampicata sportiva. I corsi outdoor li facciamo. Alla fine dei corsi base abbiamo un'uscita con la guida alpina, istruttore federale. Abbiamo anche la possibilità di fare dei team building per le aziende. Facciamo anche corsi privati, sono lezioni con o la singola persona o un massimo di 4 persone. C'è anche la prova d'arrampicata, una prova d'arrampicata che è una formula un pochino più leggera, diciamo, in cui la clientela vuole solo provare, un'esperienza molto breve in cui spieghiamo che cosa facciamo qua dentro, facciamo vedere la palestra, facciamo vedere l'ambiente, gli facciamo provare un attimo a scalare qui nella zona boulder sui materassi e poi gli facciamo provare una salita verso l'alto e uniamo questa esperienza a un piccolo happy hour. Un'altra cosa interessante che abbiamo trovato in questa palestra è questa applicazione che si chiama Go Kryptonite. Scaricando l'applicazione e facendo scannerizzare il QR code si apre una schermata dove dice che difficoltà ci sono su questa linea, quindi in questo caso c'è un arancione e una viola, un 6B e un 7B, e puoi segnare se lo lavori, se lo fai in top rope, quanti tentativi hai fatto, quindi aggiornare i tuoi progressi arrampicatori. Mano a mano che salgo cerco di fare sempre dei movimenti, diciamo, che siano perlomeno sempre un po' innovativi rispetto al classico destro-sinistro, destro-sinistro. La gente, vedo che bene o male apprezza, cioè magari preferisce prendere bastonate, ok, che rifare sempre le stesse cose o chiuderle. Noi abbiamo una squadra agonistica, ogni tanto proviamo entrambi a montare delle cose anche un po' più da competizione per i ragazzi, che comunque anche la clientela apprezza spesso e volentieri.
chiesto durante uno di questi eventi. Mi viene in mente Ondra che nella finale aveva chiesto ad Alberto Nierro, che era uno dei tracciatori, di indurire un po' la via, perché ai tempi c'era il lavorato, no? Si lavoravano la via di giorno e poi la dimostravano di sera, e mi ricordo che appunto è stato chiesto ad Alberto di indurire la via. Insomma, non è che sia delicato. Esatto, non è che sia delicato, avevo messo una tacchettina a una certa altezza, tipo all'uscita dello strapiombo, e poi Ondra non era riuscito a farlo.